Bentornati al nostro nuovo tutorial. Oggi andremo a vedere insieme la SP520 della Folletto, una delle migliori macchine che la Warwerk ha prodotto. Andiamo a vedere qualche consiglio utile che può servirvi per l'utilizzo. Andiamo a vedere dove inserire i nostri panni. Sollevare l'ala laterale, estrarre il carrello. Come vedete il carrello è dotato di strap. Andiamo a vedere intanto i panni e i loro utilizzi. Allora, il primo che vi mostrerò è il panno per il parquet, che è il panno che viene utilizzato per coloro che hanno la pavimentazione sia in parquet che in laminato. Questo panno è molto soffice, viene utilizzato col suo prodotto, che in questo caso si chiama Coboclean Lava in Cera, specifico per i parquet e laminati. Andiamo a vedere il secondo panno. Questo è il panno per i pavimenti ruvidi o semiruvidi, grass porcellanato. Questo è un panno detto anche panno fughe, è un panno che viene bagnato di più rispetto al classico panno a nido d'ape, che andremo a vedere successivamente. Questo è il panno a nido d'ape che vi dicevo prima, è il panno adatto per tutti i tipi di pavimenti. Si utilizza, forse almeno un consiglio personale, sui pavimenti lucidi. Viene utilizzato insieme al panno per le fughe con il suo liquido originale. Andiamo a vedere l'ultimo panno. Questo è il panno da spolvero. In tanti non lo utilizzano e lo sottovalutano, ma in realtà invece è un panno molto utile, perché se già abbiamo lavato e il giorno dopo dobbiamo soltanto andare a spolverare, siccome sappiamo che la macchina aspira e lava allo stesso tempo, quindi possiamo utilizzare anche semplicemente il panno da spolvero, mentre lei aspira, spolvera il pavimento. Su ogni prodotto avete le specifiche di diluizione. Prendendo il dosatore noterete che in un angolo in basso, per semplificare il tutto, hanno fatto in modo da farvi comprendere con chiarezza qual è la dose di liquido che va inserita. Quando inserisco il liquido vedrò coprire la parte in basso, dopodiché metterò l'acqua fino ad un livello massimo, miscelandoli insieme. Una volta finito, pomperemo l'acqua con il liquido a secondo il panno che dobbiamo utilizzare. In questo caso, se utilizziamo il panno per il parquet, lo utilizzeremo, visto che è umido, a massimo 60. Se invece è quello del pavimenti classico, quindi quello a nido d'ape che abbiamo visto prima, che io vi ho consigliato sui pavimenti lucidi, fino a 80 massimo, e se invece è quello per le fughe abbiamo per un massimo di 100 ml. Andiamo a vedere come dosarlo correttamente. Abbiamo messo il liquido detergente all'interno e l'acqua fino al livello massimo. Adesso andiamo a pompare l'acqua all'interno del dosatore a secondo il panno che utilizziamo. In questo momento, siccome io sto utilizzando il panno fughe, quello che ha la capacità di trattenere l'acqua maggiore, pomperò fino a 100 ml. Osservate, vedete, l'acqua sale di livello fino ad arrivare alla stanghetta del 100. Una volta abbiamo detto raggiunto il livello, andrà versato sul nostro panno. In questo caso viene versato nella parte posteriore, su questi canali, che sono fatti apposta per trattenere l'acqua in modo da rilasciarla lentamente. Andiamo a appoggiare il nostro distributore, piano piano lo spingiamo pompando l'acqua e lui vuoterà l'acqua sopra il nostro panno. Adesso, per non rovinare il panno, ve l'ho fatto vedere senza, per farvi capire insomma qual è il movimento che dovete fare. Adesso che abbiamo inumidito il nostro panno ed è pronto all'utilizzo, montiamo il nostro carrello e li inseriamo nel fianco della polilava, nel suo alloggio, facendo attenzione alle guide. Avete sentito lo scatto? È pronto all'utilizzo. Un consiglio utile per quanto riguarda l'SP520, in questo caso anche la 530 che è uguale, soltanto che ne cambia il colore, dovete fare attenzione all'acqua. Mi raccomando, queste macchine lavano ad umido, non è che lavano con l'acqua in terra, quindi significa che se io incontrerò dell'acqua devo fare attenzione. Per quanto riguarda l'SP520 530 della Folletto è tutto, ci vediamo al nostro prossimo video.